Opla, c'è la diretta? Sì. Ciao a tutti, mi sentite ragazzi? Datemi conferma se mi sentite. Non so nemmeno se si vede, ma lo scopriremo. Aspettiamo che entri qualcuno. Oggi parliamo del nuovo drone della DJI. Lo parliamo insieme, facciamo una diretta, facciamo due chiacchiere. Ciao Simone, ciao Mario, ciao Mister Pietro, Ema, di nuovo Mario. Si vede in alto? In che senso si vede in alto? No, si vede bene. Ok. Ciao ragazzi, come state oggi? Ciao a tutti. Allora, ieri è stato presentato il nuovo drone, no, bugia, non è stato presentato, ma è stato delle immagini sono trapelate in rete e ora le analizzeremo insieme, perché in rete ho già letto alcune cose assurde, quindi vediamo di chiarire. Ciao Dronex, ciao a tutti ragazzi, un attimo solo. Meglio fare una live per queste cose, così ne discutiamo insieme invece che un video classico. Allora, fatemi trovare il video intanto, perché su questo PC a carbonella non mi esce in home page, non so perché non mi esca in home page. Perfetto. Un attimo solo, ragazzi, sono subito da voi. Ciao Vincenzo, Francesco, quanto pesa? Tra poco ne parliamo e lo scopriamo insieme, ragazzi. Intanto, com'è da voi la situazione? Come state? Non riesco a trovare il link di questo video, ragazzi. Assurdo. Qualcuno riesce a linkarmi il video nella chat, ragazzi? Allora. Ciao Matteo. Ciao Roberto. Allora, Francesco scrive: 2 palle, chiuse in casa, ma meglio allognato che intubato. Beh, sicuramente sì. Dai, almeno abbiamo modo di fare qualcosa in casa. Abbiamo un po' di tempo per noi. Notate che DJI già si è messa a lavorare su droni nuovi, quindi piano piano andiamo avanti, ragazzi. Questo, ok. Grazie Stefania che mi hai condiviso la diretta. Bene. Un secondo. Mi raccomando ragazzi, se non ci siete già, entrate nel mio canale Telegram e gruppo Facebook, ve li linko qui sotto in descrizione e lasciate un bel like, mi raccomando. Ok, fatto. Bene, ora possiamo parlare del drone. È da parecchio che non faccio una live, devo essere sincero. Non ci sono più abituato. Ciao Edoardo, stai per finire i giga. Mi dispiace Simone. Come farai ora senza giga? Fede scrive, mi chiede, io sono indeciso se prendere lo Xiaomi Mi Mix 8 SE oppure l'Absan Zero 2. Al momento meglio l'X8 SE, anche se l'Absan Zero 2, se viene sviluppato per bene, potrebbe essere molto più interessante del Mi Mix 8 SE. Fatemi aprire la chat, che questa è molto scomoda, questa chattina. Vediamo da qua se ci riesco. Ok, siamo già a una cinquantina, fantastico. Allora, apri chat in una nuova finestra. Bene. Mi vedete bene ragazzi? O vedete un po' a scatti? Sentite male? Sì, a parte la mia voce, però per il resto ditemi come va. Bene. Sono abbastanza giallo in questa webcam, sono giallognolo. Allora, ci sarà pure la presentazione di un Mini 2, è molto presto, se ne parlerà almeno tra 1 anno e mezzo per un Mini 2. Nixo, ciao Michele, secondo te se esco sabato per andare a volare su un drone in un posto abbastanza isolato
E senza persone sbaglio, beh, la cosa migliore sarebbe restare a casa, però se vai in una zona isolata non penso che nessuno ti darà fastidio. Sei un po' giallo, sì, è colpa di questa webcam, non so perché mi rende giallo. Il DJI Mavic Air si abbasserà di prezzo, non lo so, guarda, i prodotti DJI sono come i prodotti della Apple, non scendono mai realmente di prezzo, più che altro li fanno uscire di mercato invece che farli scendere di prezzo. Sì, sono le politiche delle multinazionali che ci tengono segrete, ragazzi. Passiamo insieme questa mezz'ora, quest'ora insieme. Intanto vi linko in chat i miei due social, Facebook e Telegram. Se volete entrare, mi fate felice. No, ho sbagliato, ragazzi. Dovrebbe... No, ho sbagliato di nuovo. Sto spammando nella chat, ragazzi, perdonatemi. Ok, ora sono giusti. Bene, allora, ieri è uscito in rete questo drone DJI molto interessante. Voi l'avete già visto? Cosa ne pensate? Di cosa si tratta secondo voi? Mavic 3, Mavic Air 2, Mavic Mini 2, un drone nuovo? Ditemi, sbizzarritevi. Ciao Sebastian, ciao Paride, ciao Electronics. È meglio DJI o Absan? Beh, sicuramente DJI, cioè DJI è la Nutella di marca, Absan è un marchio minore, però Absan per quello che costa va bene. Sinceramente a me l'estetica del vecchio Air mi piace molto di più. Allora, questo è un punto a cui volevo arrivare dopo, perché questo nuovo drone DJI mi sembra una fusione tra, fatemelo prendere ragazzi, fra le plastiche del Mavic Mini. Guardate, le plastiche laterali sono davvero identiche a quelle del Mavic Mini, più un Mavic 2, cioè è una cosa a metà strada. Credo che DJI voglia rendere tutti i droni della linea Mavic molto simili tra loro, invece che differenziarli come estetica. Cioè, insomma, meno lavoro, più profitti, tanta roba per loro. È il Mini pieno di steroidi, sicuramente. Cioè, guardatemi ragazzi, notate qualche differenza tra quello della foto e questo come materiali? Secondo me sono davvero molto molto simili. Allora, sicuramente non è un Mavic 3, ragazzi. Non è sicuramente il Mavic 3, sarà il Mavic Air 2 o come lo chiameranno loro. Comunque il drone è a metà strada tra il drone social, il Mavic Mini, ovvero, e il drone professionale, ovvero il Mavic 2 o il Mavic 3 quando uscirà. Sarà il nuovo drone di media gamma DJI, che non so se si chiamerà Mavic Air 2, però dovrebbe prendere il posto del Mavic Air 2. Allora, fatemi leggere i commenti. Sembra un mini sovrappeso, scrive Lino Taffoni. Gheri, sono in casa 2 settimane con coronavirus, spero di poter tornare a volare col mini. Ah, mi dispiace, Gheri, rimettiti presto. Allora, sembrerebbe chiamarsi Mavic, il nome Air non ha più senso dopo il mini. Beh, forse sarà un nome diverso, sicuramente. Mi ricorda come nome che da Apple agli iPad, ma infatti Apple e DJI sono affiliate, cioè sono società molto, molto vicine tra loro, quindi è così. Ciao Motorvlog. Allora, Roberto scrive: oggi ho comprato il DJI Mavic Pro del 2017, secondo te è ancora valido nel 2020? Certamente, è ancora un drone top di gamma. Allora, Nicola scrive: siamo in tanti in questa diretta, rispettiamo la distanza di 1 metro, mi raccomando. Va bene ragazzi, io cercherò di non sputacchiare durante questa diretta, però ragazzi, penso che farò un po' di dirette questi giorni per passare un po' di tempo insieme. Ciao Daniele. Sicuramente a vista non è sotto i 250 grammi, no, sicuramente no, perché ora ci arriveremo tra poco. Allora, un attimo ragazzi, mi si è chiusa la chat. Aiuto. Che cosa sta succedendo? Un attimo, mi sto perdendo ragazzi.
un attimo solo, non sono molto bravo nelle dirette, non so alcuni come facciano a farle continuamente. Ok, ho recuperato il link del video, si sta aprendo, un attimo ragazzi, non vi leggo. Ok, un bel like per supportarci, mi raccomando, eh. Allora, bene, no, stanno anche altre foto ragazzi. Intanto un bel like e ora vi faccio vedere le altre foto. Questa è la parte laterale del drone che, come vi ho già detto, somiglia tantissimo al DJI Mavic Mini. Ora vediamo le altre foto, poi rispondo a tutte le domande, amici. Intanto lasciate like, mi raccomando. Allora, tolgo questa. No, quella viene dopo. Allora, vediamo la seconda foto, ragazzi. Guardate. Allora, abbiamo dietro i vari sensori, abbiamo in mezzo il flash LED, cioè il power LED che sta anche sul Mavic 2, però qui ce ne sono due, invece su questo nuovo è solo uno, quindi mi fa pensare che sia un drone inferiore al Mavic 2 o al Mavic 3 comunque. Quel LED serve per migliorare l'atterraggio di precisione, la VPU, quando c'è poca luce, si accende quel power LED e fa davvero un casino di luce, ragazzi. Poi dietro ci sono vari sensori, c'è l'ottica della VPU, poi dietro ancora ci sono i vari sonar per il controllo d'altezza. E come dotazione direi che è superiore al Mavic Air, è superiore al Mavic Mini, ma ovviamente è inferiore al Mavic Pro. Riccardo, il prezzo del nuovo drone quale potrebbe essere? Beh, se è un medio gamma, se il Mavic Mini costa 400-500 euro, il Mavic 3 costa 1200-1100, il Mavic 2 costa 1200 euro, lui costerà all'incirca sui 700-900 euro circa, sicuramente, 700-800 euro. Sì, esatto. Allora, quindi la parte sotto invece è simile al Mavic Pro, con la placca in metallo per dissipare il calore e i vari sensori poi, solo che il Mavic Pro ha i vari sonar qui in mezzo, invece questo nuovo ce li ha sotto. Bene, ora passiamo alla prossima foto. La trasmissione come sarà secondo te? Beh, Mavic Air era il classico wifi, spero che sinceramente implementino un Light Bridge, un OcuSync, perché in Europa, avete visto anche con Mavic Mini, questi segnali fanno veramente abbastanza pena. Spero che implementino un segnale migliore. Ciao Ale237, ti saluto ma non voglio 60 euro. Ciao Ale. Che drone mi consigli per incominciare? Dipende da quanto vuoi spendere. Se vuoi spendere poco, un Fimi A3 o un Absan Zino 1. Ciao Daniele. Passiamo alla prossima foto, ragazzi. Ed è di nuovo il drone visto da sotto. Allora, anche in questo caso vediamo la VPU, il power LED centrale, i sensori dietro, cioè la parte inferiore e posteriore, e il gimbal invece mi sembra comunque abbastanza, cioè non dico giocattolo, ma comunque non è un gimbal professionale come può essere quello di un Mavic Pro. Si vede che è comunque un gradino sopra il Mavic Mini, ma parecchi sotto il Mavic Pro. Sicuramente ci sarà il 4K, io penso forse il 4K 60 fps, ragazzi. 4K 60 fps che potrebbe esserci anche sul Mavic Mini volendo, se DJI volesse implementarlo, in quanto l'Absan Zino 2 che vi ho recensito pochi giorni fa ha già di suo il 4K 60 fps montando lo stesso chip del Mavic Mini, quindi è una limitazione imposta da DJI purtroppo. Allora, ti ho già salutato Ale. Ciao Gigi, come stai? Quella del Mavic Mini è pessima come trasmissione, anche se sono riuscito ad arrivare a 1 chilometro. Il problema con Mavic Mini è a brevi distanze, quando ci sono degli ostacoli, va subito in decadimento il segnale, non è granché. Dubito che metteranno il segnale del Mavic Pro su un drone inferiore. Beh, sicuramente. Devono differenziarsi, altrimenti si ammazzano da soli, cioè fanno un drone unico e basta, devono differenziare.
Mavic Mini o Air? Mavic Mini se vuoi un drone leggero, senza patentino o altro. Miki, posso far volare il mio Zino dal balcone di casa? No, se sei in città, in zone urbane, non puoi volare in questo modo. Ciao Matteo, ottimo Gigi, ben rientrato sano e salvo. Che menate il patentino? Sì, ho letto che ENAC vuole annullare tutti i patentini dati per rifare tutto il sistema perché è tutto buggato, ragazzi. Il sito dei patentini di ENAC è un casino assurdo. Non so se voi l'avete già visto. Michele, Mavic Pro Platinum o Filmix 8 SE? Leggi per favore. Il Pro Platinum, se puoi prenderlo, è molto migliore ovviamente. Lo Zero normale potrebbe arrivare al 4K a 60 fps? No, il suo chip di elaborazione non lo permette purtroppo. Grazie ragazzi, che non mi mettete però. Perspective. Ciao Ale, concorrente dello Skydio 2 e Autelivo 2? No, non penso proprio. Sono droni di fascia molto superiore quelli. Questo è un drone medio gamma, non è un concorrente di Skydio 2, anche perché ragazzi, lo Skydio 2 viene prodotto da un'azienda che non riesce nemmeno a produrre in America e non sa nemmeno se esporterà mai in Europa, quindi diciamo che sì, è un bel drone lo Skydio 2, però non rientra a breve termine nei concorrenti diretti della DJI, perché non gli fa paura un'azienda così piccola. Cioè, alla fine lo Skydio 1, quanti di voi lo conoscevano? Lo Skydio 2 è venuto alla ribalta per i video che fa, molto particolari, però c'è sempre questo problema che l'azienda è piccola, non riesce a produrre. Electronics, non lo so, guarda, questi sono solo indiscrezioni, non lo so se verrà annullato, forse no, però devono comunque rivedere il sistema perché ci sono tanti problemi. Il VCopter, io ho chiesto il rimborso perché non cioè ragazzi, mi dà tanto di truffa, non so se è una truffa vera oppure no, però non ho più ricevuto comunicazioni dall'azienda, nonostante in Cina siano rientrati a lavoro già da una decina di giorni, ho chiesto il rimborso su PayPal e non mi hanno risposto, poi PayPal ha contattato l'azienda e non hanno risposto nemmeno a PayPal, PayPal mi ha dato il rimborso forzato, però questa cosa non mi fa sperare bene sul drone, sul VCaptor. Ok. Quanto lo prendo il Pro Platinum? Non lo so quanto costi ora, mi pare che il combo sia sui 900 euro su Amazon, forse qualcosina in più. Allora, no, non hanno presentato, sono delle foto uscite perché DJI stava perdendo un po' di soldi in borsa, sicuramente queste sono cose che si fanno per incrementare gli investimenti un po'. Allora ragazzi, passiamo alla prossima foto, che è il popò, la parte posteriore del nuovo drone DJI, che come notate è molto simile al DJI Mavic 2 con questi due sensori anticollisione posti nella parte posteriore. Buona serata Gigi. Ciao Enzo. Allora, abbiamo i due sensori dietro, ma nessun sensore laterale, quindi immagino che avrà sensori anteriori e posteriori, ma nulla ai lati, quindi non saranno sensori a 360 gradi, anche perché altrimenti, cioè ragazzi, devono togliere qualcosa, altrimenti più nessuno compra i top di gamma delle varie aziende. No Enzo, sinceramente non ne so nulla. Ciao Leletech! No, il gimbal è sicuramente tre assi meccanici, Francesco, vedrai. Un saluto dalla Sardegna. Ciao Dacla! Quanti anni servono per fare il patentino? Dipende da quanti anni impieghi per aprire il sito della ENAC, forse 2-3 anni bastano. No, a parte gli scherzi, mi pare che dai 16 anni in su si può fare il patentino. No, non vendo droni, mi dispiace Davivex, non lo so. Ciao Stefano. Allora, ora c'è un'altra foto che è la parte più originale del nuovo drone della DJI. Lo Zino scenderà di prezzo, cioè ragazzi, costa 220 euro lo Zino ora, cioè quasi regalato. Michele, un film a 3, se parto da una zona rialzata per poi scendere in una valle sotto l'altezza di 0 metri, il drone si spegne? No, ovviamente non si spegne, va in negativo l'altezza, però non si spegne, è ovvio.
Bene, ragazzi, vi faccio vedere ora il radiocomando del nuovo drone DJI, che è molto interessante perché è completamente rivisto rispetto al radiocomando classico del DJI Mavic Pro. È molto più semplificato, molto, non lo so, è un po' grosso forse. I comandi mi sa che sono quasi tutti davanti, però la cosa positiva è che ora il supporto per lo smartphone è in alto e non più in basso, ed è davvero comodissimo. Io non ho mai amato il supporto in basso dei droni DJI per lo smartphone, è molto meglio in alto, è molto più immediato. Ha in programma il range test dello Zino 2, chiede Enzo. Sì, certamente, appena potrò andare nuovamente a volare da qualche parte, penso a inizio aprile, se non estendono poi lo stop. Come lo smart controller, esatto, Simone. Hello 2DI, 2DI. Secondo me è grosso perché avrà un potenziamento per il wifi. Sporcaccione, sì, sicuramente sì. No, cioè, credo, spero di sì. Almeno, che cos'è? Ok? Quanto costerà sto drone? L'ho detto prima, secondo me attorno ai 700-800 euro. Sapevi che il telecomando del Mavic Pro può essere settato in boost sulla potenza di 4 watt? No, sinceramente, però già va lontanissimo, non vedo il motivo di farlo andare ancora più lontano e poi la batteria nemmeno ci arriva. Allora, Fabio scrive una domanda interessante: per migliorare il segnale del Mavic Mini che mi consigli? Consiglio di cambiare drone, perché se vuoi potenziare il segnale del Mavic Mini, cioè, le paraboline trovano il tempo che trovano, il segnale è quello, te lo tieni. Poi più avanti, se vorrai, prenderai un drone più avanzato come un Mavic Pro ed è tutta un'altra cosa. Phantom 5? No, non penso. Comunque, se vedete sopra il radiocomando c'è un'altra mezza immagine del drone con un QR code. Sembra davvero un Mavic Mini ingrossato, tipo un iPad, no? Che un iPad sembra un iPhone grasso. Ecco, stessa cosa. Ciao Michele, si può adattare uno smart controller a Mavic Air? Purtroppo no. Purtroppo no, mi dispiace. Studio energia e innovazione. Mi dispiace. Allora, un attimo solo ragazzi. Un bel like per questa live, mi raccomando, per supportarci. Amici, che brutta situazione che stiamo vivendo qui in Italia. Mamma mia. Qui non gira veramente nessuno per strada, non so da voi. Il Mavic Mini per andare a 300 metri in città non dovresti andare a 300 metri in città, partiamo da questo, e non dovresti superare nemmeno i 200 metri fuori dalla città, quindi no, non va bene. Reparto cam, meglio Zino o Mavic Mini? Zino decisamente, 4K, 60 fps, 100 megabit per secondo, fa le foto in RAW, cioè molto meglio lo Zino 2. Invece se ti riferivi allo Zino 1, no, sono equivalenti più o meno. Sui 400 euro mi consigli il Mavic Mini? Sì, Mavic Mini oppure Filmix 8 SE? Allora, io invece... Il Mavic 3, allora, il Mavic 3 secondo me lo presenteranno in estate. Forse questo nuovo drone DJI invece uscirà verso giugno, maggio-giugno. Smartphone sopra il controller mi piace, ma dove sono le antenne? Beh, sicuramente saranno dietro, no? C'è la parte sopra in cui metti lo smartphone e dietro poi ci sono le antenne, no? Come il radiocomando dello Xiaomi Mi Drone 4K, del Phantom. Aprile no, ragazzi, aprile lo trovo totalmente improbabile. Anche perché prima deve passare tutta questa cosa. Quindi aspetteranno un po' i mesi più caldi. Per l'estate, secondo me, uscirà. Esatto, Enzo. Se ne parlerà in estate. Potranno uscire nuovi modelli di Inspire? Beh, sicuramente sì, perché è la fascia fotografica professionale
della DJI, però io non penso di trattarli mai perché avrei paura pure ad usarli gli Inspire, cioè fanno paura solo a vederli, ragazzi. Non so se avete mai visto un Inspire 2, però è davvero un mostro. Un mio amico si è tagliato 2 dita cercando di prenderlo con le mani. Sì, fanno paura quei droni. Un attimo, ragazzi. Mi ero scritto delle cose, vediamo se ho detto tutto. Allora, quello che sappiamo su questo nuovo drone, ragazzi, è che, vabbè, i sensori anticollisione sono avanti e dietro e non ai lati, quindi non sono a 360 gradi. Quindi poi, come l'ho detto, in barese proprio, scusatemi, le eliche sono a sgancio rapido, i motori sono brushless. Che cosa succede? Un'altra cosa interessante che si sa di questo drone è che è dotato di radar ADS-B, ovvero è in grado di capire se nella zona circostante al volo sono presenti altri droni con lo stesso sistema radio. DJI ha detto che implementerà questo sistema su tutti i suoi droni sopra i 250 grammi, quindi questo presuppone che questo drone pesa più di 250 grammi. Una sorta di transponder made in DJI, esatto, riconosce tutti i droni. Il Tello 2 sì, uscirà. Ho questa indiscrezione sul Tello 2, ma vi dirò di più nelle prossime settimane, ragazzi. Comunque, rispetto al Mavic Air, sicuramente sarà tutto un altro mondo, sicuramente più autonomia, qualche sensore in più, radiocomando nuovo, estetica nuova e speriamo sia più silenzioso del Mavic Air, ragazzi, perché il Mavic Air era davvero una zanzara impazzita, faceva un casino assurdo. L'Air è affidabile per usarlo sul mare o il Mini? Sì, puoi usarli tranquillamente. No, Riccardo, mi dispiace, ma ancora non lo so. Francesco, Michele, sei soddisfatto dello Zino 2 per ora? Ho visto il video da Polignano molto bello. Sì, sono parzialmente soddisfatto. Secondo me può diventare un ottimo drone se continuano a lavorarci. È molto promettente. Sì, sicuramente a bassa rumorosità, anche perché ora fare un drone super rumoroso come lo Spark faceva un casino assurdo perché aveva le eliche piccole, giravano molto veloce. Lo Spark era impressionante quanto rumore faceva. Cioè, non so se oggi... Bah, speriamo di no. Allora, Francesco, non capisco il perché di alcune caratteristiche di aver lasciato ancora le eliche fisse, perché l'Absan ha sempre questa mania di fare alcune cose vecchie, alcune cose nuove, non riescono a darsi pace, sono un po' ancorati a una vecchia concezione di droni. E quindi aspettiamo che si aggiornino un po'. Quindi amici, se questo sarà il nuovo Mavic Air 2, cosa ne pensate? Se costasse 800 euro lo comprereste con queste caratteristiche? Thomas, ho già risposto a questa domanda verso inizio live, poi te la recuperi più avanti. Ma la batteria che aumenta la durata dello Zino è in vendita. Ragazzi, non comprate le batterie che aumentano l'autonomia dello Zino perché Absan ha rilasciato un comunicato a fine febbraio in cui diceva che non sono affidabili e con un aggiornamento renderà il drone non compatibile con le batterie maggiorate che trovate in rete. State attenti, non compratele, sono pericolose, non sono testate per bene sull'Absan Zino. Comprate solo le batterie originali. Purtroppo ci sono alcuni youtuber che dicono comprate altre batterie eccetera, ma non fatelo se ci tenete al drone almeno. Secondo te può sostituire un Fimi questo nuovo drone? Beh, se costa 800 euro la vedo difficile, dato che il Fimi costa già 380 euro d'Europa, quindi è improbabile. Michele, puoi dire la tua sul fatto che nel 99% dei casi l'usato costa più del nuovo? Per i droni, sì, i droni sono come gioielli, acquistano valore invece che perderlo. Vabbè, diciamo che molti comprano dalla Cina
e cercano di fare l'affarone vendendo al doppio del prezzo con la scusa del ma è già in Italia, oppure i droni DJI non li svalutano mai, li vendono sempre allo stesso prezzo di quanto li pagano. Sì, è abbastanza vergognoso, però la colpa è di chi li compra da queste persone a quei prezzi, perché se nessuno li comprasse a quei prezzi, loro finirebbero di fare sta speculazione. Sì, Ettore, secondo me il problema dei droni pieghevoli sono proprio i radiocomandi che sono veramente enormi, davvero, davvero grossi. Cioè, è inutile fare un drone piccolo, compatto, se poi fai un radiocomando grosso che è grande il triplo del drone. Comunque, amici, beh, è stata una bella live, una bella diretta. Spero che siate riusciti a svagarvi un po' la testa in queste ore, questi 40 minuti, non lo so. Io devo chiudere perché ho la batteria al 5%. Vi voglio bene, ragazzi. Un bel like e commentate. Ci vediamo alla prossima diretta. Ciao, ragazzi! Se avete altre domande, mi raccomando, un commento. Ciao!